Inter Porto 1-0. Grande vittoria. Sono ancora molto carico, ragazzi. Dopo l'importantissimo successo della nostra Inter di ieri sera, 1-0 all'andata degli ottavi di Champions League, che ci porta a vivere una gara di ritorno non con un vantaggio clamoroso rispetto al Porto a livello di punteggio, ma secondo me con un'ulteriore consapevolezza del nostro valore. Probabilmente non ce n'era bisogno perché, soprattutto in Champions League, anche quest'anno abbiamo fatto fino ad ora molto bene, però poi i risultati contano e vincere queste partite contro avversari forti come il Porto, esperti e ormai abituati a questi livelli, può fare davvero la differenza. Il 14 marzo andremo quindi allo stadio Do Dragao ad affrontare il ritorno, sarà una bolgia, sarà una battaglia vera e propria, ma l'Inter è pronta e io già partivo con una discreta fiducia ieri, figuriamoci dopo appunto questa grande vittoria nella gara d'andata. In questo contenuto, come sempre, un po' più a freddo, però meno del solito perché sono ancora molto carico. Commentiamo qualche spunto emerso dalla partita. Mi voglio concentrare soprattutto su due cose, da cui poi si generano altri discorsi, però due secondo me sono i concetti fondamentali e comincio subito. Prima però vi chiedo come sempre un click sul tasto mi piace e un'iscrizione al nostro canale. Allora, la partita di ieri ha regalato tanti spunti da poter approfondire. Io voglio partire dall'importanza di quella che ho voluto rinominare, come si suol dire nel mondo del calcio, l'importanza della dorsale, quindi della zona centrale, la colonna vertebrale, diciamo così, della squadra. Onana, ieri, partita dove non ha cominciato benissimo, un paio di errori in fase di impostazione con dei lanci mandati direttamente in fallo laterale e poi un dibattito piuttosto acceso con Edin Dzeko, che poi è stato chiaramente ridimensionato nel post partita, ma sono cose di campo, nonostante alcuni media che invece vogliono sempre marciarci sopra. Nella ripresa il signor Andrea Onana ha salvato il risultato, prima su Taremi in ripartenza con un destro non particolarmente pericoloso ma in cui ha messo la manona, e soprattutto con il doppio intervento che è diventato triplo grazie all'iniziale chiusura di Skriniar, con cui ha salvato veramente un gol che il Porto ha sfiorato per pochissimi centimetri. Importantissimo Onana, non voglio fare polemica sul discorso Andanovic-Onana, dico solo Onana è un portiere importante e per l'Inter averlo trovato, forse anche un po' più tardi di quello che avremmo dovuto fare, ma soprattutto averlo a disposizione è molto importante. Il secondo uomo della dorsale è Acerbi, che ieri non ha fatto una partita clamorosa, ha giocato bene, ha contenuto abbastanza bene Taremi, però Acerbi ha dato continuità in tutti questi mesi e quindi ha dimostrato la sua importanza, così come l'ha dimostrata il signor Hakan Çalhanoğlu. E qui, ragazzi, lo ripeto ancora una volta, se ne facciano una ragione i detrattori di Çalhanoğlu. È inutile continuare a negare la crescita esponenziale che il centrocampista turco ha avuto. Questo non è il Çalhanoğlu del Milan, è un giocatore diverso, è un giocatore che ha fatto 3 step in avanti, che ha saputo adattarsi in un'altra posizione del campo, inizialmente già appena arrivato, perché lui non era una mezzala, e poi addirittura spostandosi nella posizione di regista, un giocatore a tutto campo che non riesce, che non perde mai di qualità, anche al 90° quando è stanco, quando ha corso tanto, quando ha fatto tanti interventi difensivi, la palla perfetta con i giri giusti te la sa mettere ancora. Giocatore clamoroso che dovrà trovare di nuovo un po' di alternanza con il signor Marcelo Brozovic. Ieri è entrato in campo il signor Brozovic e nel giro di 1 minuto e mezzo ha preso in mano il centrocampo dell'Inter. Non so chi sia meglio, non so con chi i compagni si trovino meglio, so solo che Brozovic e Çalhanoğlu potranno alternarsi senza problemi sia tra campo e panchina, ma anche all'interno del campo con le rotazioni, con le posizioni, e so che sono una risorsa fondamentale per l'Inter, anche perché la loro presenza contemporanea ti consente, uno, di far riposare Mkhitaryan, che non è più giovanissimo e che ieri forse ha iniziato a sentire un po' il peso delle tante partite giocate consecutivamente. Lo stesso Mkhitaryan, che poi entrando a gare in corso intorno al 60-70° è forse l'unico dei tre che ha le caratteristiche giuste per dare un cambio di passo al centrocampo e per dare maggiore peso offensivo. Quindi, a differenza di quello che in tanti continuano a dire o Brozovic o Çalhanoğlu, meglio lui o meglio lui, sono meglio entrambi, ragazzi, sfruttiamoli. Il centrocampo dell'Inter ha bisogno di giocatori così, devi averne almeno 4 di altissimo livello come all'Inter, più altri 2 che sarebbe bene fossero non troppo inferiori come livello, e nel nostro caso c'è ancora qualcosina da limare.
Così come lo stesso discorso vale per l'attacco, dove ieri ha messo il timbro, è tornato Big Rom, Romelu Lukaku. Nel pre-partita dicevo, quando poi l'ho visto entrare: dai Romelu, non hai ancora colpito quest'anno in una gara importante. Deve essere la tua partita, devi far ricordare a tutti, soprattutto ai detrattori, che tu sei uno che vale in queste serate. E l'ha fatto, è entrato bene secondo me, ottimo impatto come lui anche Robin Gosens, ottimo impatto, ha dato sicuramente più di Dzeko che ieri ha fatto un po' fatica, ma soprattutto il gol. Poi al minuto 86, quando deve farsi trovare pronto, prima un pizzico di sfortuna colpendo il palo, ma poi la fortuna nella sfortuna gli fa tornare il pallone lì e la butta in porta. Quindi partita decisiva, quella di ieri, decisa da Romelu Lukaku. E quindi io mi ricollego agli ultimi due nomi che vi ho fatto, volendo ricordare l'impatto degli indisponibili. Qui su Passione Inter l'abbiamo ricordato a lungo e mi sembra assurdo che altri invece l'abbiano volutamente o no ignorato. L'Inter per mesi non ha avuto due dei suoi giocatori più forti, Brozovic e Lukaku. È inutile girarci intorno. Poi questo non significa che l'Inter non avesse, senza loro due, una squadra forte e una squadra comunque in grado di fare dei buoni risultati. Certo, c'era questa squadra, indubbiamente, però avere Brozovic e Lukaku fa la differenza, non solo in campo, dove sono, secondo me, tra i top del loro ruolo, ma anche nella gestione delle alternative. Perché se tu hai a disposizione Brozovic e parti con il centrocampo di ieri, Brozovic è la prima riserva, non Gagliardini, come capitava invece quando Brozo era fuori. In attacco, se tu parti con Dzeko Lautaro, Lukaku è la prima riserva, non Correa, non Carboni addirittura, come quando Romelu era fuori. Quindi la differenza è diretta e indiretta. Diretta quando giocano e anche indiretta perché li puoi sfruttare dalla panchina o comunque puoi sfruttare altri giocatori molto importanti dalla panchina quando loro sono in campo dal primo minuto. Quindi spero che trovino continuità, spero che vadano avanti così, che stiano bene, che non si fermino più e che l'Inter possa contare su di loro per un finale di stagione che è comunque molto importante sia a livello di campionato ma anche di coppe. Altra importanza, quale? L'importanza di queste partite. L'ha detto Simone Inzaghi nel pre-gara, nel giorno di vigilia. Gli hanno fatto la domanda, ma non è che l'Inter può ambire addirittura a un percorso clamoroso fino ad alzare la Champions? È chiaro che qui stiamo sognando forse oltre il consentito, però Inzaghi ha risposto bene, ha detto è un percorso quello che si fa in queste competizioni e queste partite, anche se non dovessi vincere, anche se poi al Dodragao perdi 2-0 ed esci, sono le partite che ti fanno alzare il livello. A livello mentale un giocatore può vincere 18 campionati, ma se in Champions si ferma sempre ai gironi, un certo click mentale, un certo step in avanti non riesce a farlo. Questa non è una frecciata ad Antonio Conte, che sapete benissimo quanto io stimi e continui ad apprezzare anche ora che non è più da noi. Però secondo me il percorso dell'Inter di Inzaghi in Champions League, ragazzi, sono i risultati che gli danno ragione. Non è la mia opinione, non è l'opinione di lui o di quell'altro, sono i risultati che danno ragione a mister Inzaghi, che obiettivamente ha avuto in tutti questi anni squadre meno forti di Antonio Conte, ma in Champions League è sempre andato meglio, fondamentalmente. Era già arrivato agli ottavi con la Lazio, lo ha fatto 2 volte con l'Inter, quest'anno peraltro affrontando un girone clamoroso a dir poco, e adesso vedremo se addirittura potremo sognare qualcosina di più. E proprio su Inzaghi voglio chiudere, perché ha i suoi limiti, lo sappiamo, lo ribadiamo sempre, ormai li conosciamo a menadito i limiti di Simone Inzaghi, però non possiamo negare che sia un bravo allenatore, dai. Io ci provo sempre quando ne ho la possibilità, poi so che ci sono alcuni che quando sentono il nome Inzaghi ormai vedono rosso e impazziscono completamente. I risultati gli danno ragione, soprattutto in Champions League. Anche ieri partita impostata secondo me bene, in un modo che ha reso i giocatori, l'abbiamo detto anche in cronaca, fin dall'inizio consapevoli perfettamente di quello che dovevano fare, con delle giocate che poi sono riuscite meglio o peggio, anche perché davanti avevi un avversario molto forte, i famosi cambi che spesso vengono imputati ad Inzaghi così come ad ogni allenatore, ieri sono stati giusti, i due migliori secondo me, o comunque 2 tra i migliori sono stati i primi due subentrati, Gosens e Lukaku, che poi l'ha anche decisa, anche Brozovic ha fatto bene. Per me ieri ha dimostrato ancora una volta come Inzaghi da una parte stia costruendo veramente un Inter da Champions League e dall'altra nelle coppe io non so cosa, cosa abbia dentro di sé, visto che poi è ancora un allenatore molto giovane e con un'esperienza tutto sommato limitata, però nelle coppe ragazzi Inzaghi quel qualcosa in più all'Inter lo ha sempre dato fin dall'anno scorso.
Il Porto è forte. Ieri l'Inter non è stata dominante, non è andata sul velluto come in tante altre partite, ma secondo me non potevamo nemmeno aspettarcelo, perché comunque una parte del motivo deriva proprio dall'avversario, da un avversario forte che ti ha messo comunque in difficoltà e che, e qui mi ricollego anche a quello che è successo nel finale, comunque ha sempre dato l'impressione di poterti colpire in ripartenza. Quando Otavio è stato espulso, e apro e chiudo parentesi, che godimento, mamma mia, una partita continuamente a provocare. Ottavio non vedevo l'ora di vederlo cacciato fuori, di non vederlo al ritorno, quindi bene così. Quando Ottavio è stato espulso, con Seisao ha tolto Taremi e fondamentalmente è rimasto solo in difesa da quel momento in poi, o da pochi minuti dopo in poi. Però fino a pochi minuti prima il Porto in 2 o 3 situazioni era ripartito in contropiede proprio con Ottavio, con Taremi, con Galeno e aveva rischiato di farci male. Quindi secondo me Inzaghi innanzitutto ci ha provato fino all'ultimo, perché poi io vorrei anche segnalare il cambio Dumfries-Skriniar, non Dumfries-Darmian, che può sembrare un dettaglio, ma dimostra ed evidenzia come Inzaghi comunque abbia voluto crederci con grande coraggio, abbassando Darmian, facendogli fare quindi il braccetto molto più offensivo di quanto non lo sia Skriniar e mettendo davanti a lui Dumfries, al di là del fatto che Denzel non è entrato benissimo. Ma poi nella parte finale della partita, secondo me l'Inter ha dimostrato di aver accettato di subire delle ripartenze. Quando la gara ancora non si sbloccava ed eravamo anche passati in superiorità numerica, l'Inter di fatto costruiva con i 3 centrali, Brozovic davanti e tutti gli altri a ridosso dell'area di rigore del Porto, rischiando chiaramente delle ripartenze, perché il Porto portava comunque su qualcuno in pressing, spesso c'era un 1 contro 1 a livello durante la costruzione bassa dell'Inter. Ti può andare bene come ti può andare male. Lukaku poteva prendere il palo e la palla finire fuori e pochi minuti prima Taremi poteva fare gol e farla finire 0-1. Però molto spesso in Champions League il coraggio ti premia, a differenza del timore e della volontà di non prenderle. E l'Inter ieri è stata premiata con un bel 1-0. Io speravo potesse diventare anche 2-0, però ne parlavamo anche prima nel club. L'Inter ci ha provato fino all'ultimo, ma non doveva, secondo me, lanciarsi tutti in avanti alla ricerca del 2-0, perché il Porto comunque è squadra esperta ed è squadra che anche con l'uomo in meno sa ripartire con giocatori di velocità. E prendere l'1-1 avrebbe vanificato quel minimo vantaggio che sei riuscito a costruirti con questo 1-0. Quindi ha fatto bene a provarci, alla fine ha avuto occasioni fino all'ultimo secondo, ma senza esagerare nello sbilanciarsi. Quindi questi sono un po' gli spunti che ho voluto farvi notare. Ottima vittoria, ottimo risultato, ottima risposta all'ennesima data dall'Inter, soprattutto in Champions League, che ci porta al Do Dragao con un minimo vantaggio. Un Do Dragao che è un fortino, lo sappiamo, il Porto, peraltro apro e chiudo parentesi, il Porto non perdeva da fine ottobre, arrivava da 10 vittorie consecutive. Cioè, non una squadra così, come tante altre, stava facendo molto bene ed era molto in forma ed in fiducia. Quindi molto bene così, non vedo l'ora adesso che arrivi il ritorno appunto al Do Dragao, ma nel frattempo ci sono altre partite di campionato da non sbagliare. La prima domenica in uno stadio che purtroppo ci fa rievocare brutti ricordi, il Dallara di Bologna, contro un Bologna in forma e una buona squadra, bella quadrata, con Thiago Motta in panchina. Noi qui su Passione Inter ovviamente ci saremo pronti a seguirla insieme a tutti voi. Vi ricordo quindi di lasciare un mi piace a questo contenuto e un'iscrizione al canale, vi ringrazio se mi avete seguito fino a qui. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, ed infine per chi ci segue in podcast lo lascio in descrizione, mentre se mi segui su YouTube qui trovi il commento a caldo di Inter Porto.